bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e do il benvenuto a tutte le numerose iscritte. Il progetto di oggi è una borsetta in raffia Borgo dei Pazzi, e adesso vediamo nel dettaglio la tonalità che ho scelto e i materiali che ci serviranno per poterla realizzare. Per questo progetto super estivo utilizzerò la raffia di Borgo dei Pazzi nella tonalità numero 11, ma se andate sul loro sito come raffia ne trovate circa 22 tonalità. Oltretutto c'è questo nuovo formato da 100 grammi che è davvero molto conveniente. Vi lascio il codice sconto col quale poterla acquistare, ma il codice sconto vi ricordo che è valido per tutto quello che trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Come accessori andrò ad utilizzare una base ovale da 25x12, una coppia di manici da 15 cm e 4 moschettoni. Questi accessori li potete tranquillamente reperire sia su Amazon che nelle mercerie online. Per quanto riguarda l'uncinetto utilizzerò il 3,5, ma la raffia si può lavorare tranquillamente anche con il 4 o il 4,5. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo dal fondo. Io partirò dal lato corto, quindi facciamo un cappiettino e parto dal foro centrale. Adesso in ogni foro andiamo a creare 2 punti bassi, ad eccezione di alcuni che adesso vi faccio vedere. La codina nel frattempo me la vado lavorando così la blocco. Quindi sono partita dal foro centrale, vado avanti, in quello successivo sempre 2 maglie basse, anche in quello successivo, e poi in questi 3 immediatamente dopo andiamo a creare 3 punti bassi in ogni foro, perché essendo qui la parte curva, se noi facciamo solamente 2 punti bassi come negli altri punti, qui il lavoro andrà a imbarcarsi. Quindi se voi usate una base diversa, ricordatevi di aggiungere qualche punto in più nella parte che va a girare. Quindi ne facciamo 3, quindi il primo è fatto, facciamo la stessa cosa nel secondo punto ed infine sul terzo. Ed ecco qui. Adesso si prosegue con 2 punti bassi finché non arriviamo nell'altro angolo. Quindi procediamo. Appena arriviamo da questa parte vi faccio vedere ancora una volta dove creare gli aumenti e poi vi lascerò proseguire da sole. Siamo arrivati da questa parte, vedete, qui c'è il piedino e in quello indietro ce ne sono 2. Qui c'è il piedino, in quello davanti, perché è come se fosse a specchio, ce ne sono 2. Quindi in questi successivi 3 andiamo a fare quello che abbiamo fatto prima, ovvero 3 maglie basse in ogni foro. Primo fatto, altre 3 nel secondo e altri 3 nell'ultimo. Quindi in 3 punti io faccio questi piccoli aumenti. Questo è il foro centrale, quindi io praticamente nei successivi 5 punti andrò a farne 2 e qui di nuovo 3. Ve lo faccio vedere. Ovviamente questo se fate con una base come la mia, ma ripeto, non è un problema, basta aggiungere qualche punto negli angoli e così evitiamo che il lavoro va a imbarcarsi. Facciamo l'ultimo, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, il quinto. E adesso
andiamo a fare i 3 punti bassi nei successivi 3. Facciamo l'ultimo. E poi comunque, siccome vi potete aiutare, una volta che arrivate da questa parte, se avete dei dubbi, basta guardare dal lato opposto quello che avete fatto. Quindi, dopo aver fatto questi 3 aumenti, io proseguo e vado a creare i miei 2 punti bassi fino a questo punto. Quindi dove c'è il piedino ne faccio un'altra ancora 2, poi ne faccio 3 dove faccio l'aumento e questi 2 che sommati a questi sono 5 dove ne facciamo solamente 2. Quindi completiamo tutto questo giro e ci rivediamo per vedere come realizzare il secondo. Completato quindi tutto il primo giro avendo fatto gli aumenti, adesso chiudiamo con un punto bassissimo sulla prima maglia effettuata, catenella e iniziamo questo secondo giro punto basso in costa senza fare più aumenti. Quindi anziché prendere tutte e 2 le asoline, prendiamo solamente quella più esterna in questo modo. Quindi un giro molto facile. Su tutte le maglie che ci troviamo, quindi ormai gli aumenti vanno fatti soltanto all'inizio e poi si prosegue normalmente. Quindi facciamo tutto questo giro, arriviamo a questo punto e vi farò vedere che dal terzo giro in poi andiamo a fare lavorazione a spirale, quindi non andremo più a chiudere i giri tranne quando poi andiamo a completare tutto il corpo borsa. Quindi ci rivediamo a questo punto e vediamo come proseguire. Siamo arrivati all'ultimo punto, noi normalmente dovremmo chiudere con punto bassissimo qui, invece appunto per fare una lavorazione dove non si vedono inizio e fine giro, noi che facciamo? Andiamo in questo punto dove dovremmo andare a fare il punto bassissimo e invece proseguiamo la lavorazione, quindi non più in costa, quindi si procede punto su punto con dei punti bassi, quindi anche una lavorazione molto semplice, anche perché già la raffia di suo rende molto particolari i nostri lavori. Quindi vedete, quindi noi non facciamo altro adesso che girare, fare diversi giri fino ad arrivare all'altezza desiderata. Nel mio caso io arriverò a circa 21 centimetri di altezza, quindi ci rivediamo non appena abbiamo sviluppato quindi tutto questo corpo borsa, ci rivediamo per fare insieme l'ultimo giro a punto bassissimo. Ho raggiunto un'altezza quindi di 21 centimetri con lavorazione a spirale a punto basso. Adesso questo è il lato dove noi abbiamo iniziato la nostra lavorazione, adesso dobbiamo andare a eseguire l'ultimo giro a punto bassissimo e sempre senza chiudere il giro, noi cosa facciamo? Sempre da questo lato, nei giri successivi iniziamo con un giro di punto basso in questo modo. Così diamo un tocco di rifinitura alla borsa e nello stesso tempo andiamo leggermente a stringere appunto la lavorazione. Avete visto che la borsa comunque è veramente molto semplice da lavorare, ho scelto un punto molto facile, ma la bellezza di questa borsa è la raffia che la rende lucida e perfetta per il periodo estivo. Vedete, questo è il risultato, quindi completiamo quest'ultimo giro e vedremo il passaggio successivo. Ed anche il giro di contorno è finito, quindi il corpo borsa è terminato. Adesso
io ho deciso di inserire una calamita per chiudere la borsa, perché non l'avevo fatta vedere in anteprima perché non ero sicura, ma secondo me viene più rifinita appunto con una calamita. Io ho già una metà l'ho già cucita, adesso vi mostro come cucire l'altra. Intanto vi dico che ho diviso la borsa a metà, vedete? Poi ho preso il centro e lì ho cucito la prima. Adesso io prendo del filo, questo qui trasparente, e prendo l'altra metà e la posiziono esattamente dove ho messo il marcapunti, in questa maniera. Un altro passaggio veramente semplicissimo. E adesso io mi inserisco nel foro e piano piano, quindi con alcuni passaggi, farò circa 3-4 passate per ogni foro finché non mi rendo conto che è ben saldo, e poi passo avanti sull'altro foro, quindi veramente molto facile. Faccio un altro punto. Oltretutto il marcapunti possiamo anche toglierlo, così viene anche più semplice. Adesso passo dall'altra parte, quindi io mi sposto leggermente, tanto il filo è trasparente per cui non si vedrà, esco da questa parte, me la sistemo e vado a cucire quest'altro foro. Sempre al solito, appena sono soddisfatta che è abbastanza solida la cucitura, quindi circa 3-4 passate, quindi appena sono soddisfatta vado a fare la stessa cosa negli altri due e la calamita è completata. Quindi ci rivediamo per vedere come inserire i manici. Calamita cucita ed eccola qui. Adesso dobbiamo inserire i manici, quindi io cosa ho fatto? Ho messo questi due marcapunti perché io cosa ho fatto? Ho preso il manico e mi sono presa la misura dove dovranno, scusate, essere alloggiati i moschettoni. Quindi io ho preso questi due punti, quindi apro il moschettone e lo faccio passare da questa parte, posso togliere il marcapunti, faccio la stessa cosa anche da quest'altra parte, in questo modo, e poi inserisco il manico dall'apertura qui del moschettone in questo modo, da questa parte e anche da questa. Vedete? Quindi facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte e ci rivediamo a borsa finita. Ed ecco questa deliziosa borsetta in raffia completata. Guardate quanto è venuta carina, quindi veramente è non troppo piccola ma neanche gigantesca. Io ne ho realizzata un'altra, sempre con della raffia Borgo dei Pazzi, più o meno è identica, ma stavolta questa qui l'ho realizzata con della raffia multicolor, perché oltre alle tinte unite abbiamo queste bellissime combinazioni di colori e questo è il risultato. L'unica differenza tra le due borse è che qui, come avete visto, ho realizzato questa borsa con una base ovale e questa è realizzata con una base rettangolare, ma la realizzazione è più o meno la stessa, quindi è veramente adatta per le principianti e secondo me sono veramente molto sfiziose, quindi adatte per questo periodo estivo. Poi come raffia ne abbiamo veramente tantissime tonalità, quindi vi invito a dare un'occhiata, quindi ci sono le tinte unite,
queste combinazioni di colori, quindi vi potete sbizzarrire per realizzare questa borsetta veramente in tante tonalità. Vi lascio il codice sconto così potete acquistare su Borgo dei Pazzi non solo la raffia che oggi vi ho presentato, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, mi raccomando, mandatemi un messaggio, ma soprattutto fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella perché arriveranno ancora dei progetti strepitosi per quest'estate. Ci vediamo alla mia prossima creazione.